una ragione per cui vogliamo cambiare il mondo, fare chissà che rivoluzione, cambiare le cose, ma non ci riusciamo. Le rivoluzioni del passato sono tutte fallite e sono fallite per una ragione. Tanti credono che servano nuove idee. Sì, forse anche, ma quello che serve prioritariamente è saper organizzare e incasellare queste nuove idee in una logica differente. Diamo per scontato che il nostro modo di ragionare sia l'unico possibile, in qualche modo comunque il più evoluto. E se invece ci perdessimo per strada qualcosa? Quando avrai finito di guardare questo video probabilmente non sarai più la stessa persona. Questo è il video di base, forse il più importante per comprendere tutto il mio lavoro e ti insegnerò un altro punto di vista sul mondo. Se non mi conosci, sono Laura Ghianda e questo è un canale per chi ha il coraggio di pensare fuori dagli schemi. Mi occupo di teosofia, un approccio alla realtà e alla spiritualità attraverso l'immagine guida di una madre cosmica, e di spiritualità radicata, un approccio che non ha bisogno di separare terra da cielo, sacro da profano. Vuoi essere parte della rivoluzione radicata insieme a me? Iscriviti al canale e attiva le notifiche e diamo vita insieme a qualcosa di veramente nuovo. Ci risiamo. Tutte e tutti vengono fuori con questa grande voglia di rivoluzionare il mondo, di cambiare le cose, di evolversi, ma non si accorgono di ricadere sempre nello stesso schema e lo stesso schema non farà altro che riprodurre lo stesso vecchio mondo. Com'è possibile tutto questo? Seguimi bene, con attenzione, e lo vediamo insieme con l'aiuto di pennarello e lavagnetta. Dobbiamo, prima di tutto, capire e imparare bene come vediamo le cose adesso, come ragioniamo adesso. Ogni cosa ci si presenti nella realtà, abbiamo la tendenza di dividerla in due metà opposte. Ogni parola che uso è soppesata, per cui cerchiamo di non farci sfuggire nulla. Significa che ogni fenomeno è diviso in una parte e un'altra parte considerata uguale contraria. Facciamo qualche esempio. È il caso, ad esempio, di bianco contro nero, sacro contro profano, maschile contro femminile, yang contro yin, spirito contro materia, cielo contro terra, spirito contro corpo, razionale contro intuitivo, trascendente contro immanente, fuoco contro acqua, luce contro buio, attivo contro passivo, positivo contro negativo, ferme e fermi tutti. Cosa vorresti dire? Che questa non è la realtà delle cose? Un attimo, fiducia. C'è un enorme implicito in questo ragionamento che scatta assolutamente sempre in automatico, ma che passa inosservato proprio perché è un implicito. E qual è l'implicito? Attenzione, perché questo è da cogliere, è la relazione che c'è tra questi due presunti poli. La relazione, la qualità della relazione che è sempre di conflitto, scontro. Vogliamo un esempio? Facilissimo. Come vengono rappresentati i personaggi buoni nelle fiabe e come quelli cattivi? I bianchi contro i neri? Chi è che è il buono? Il bianco? Chi è il cattivo? Il nero? Prima ho fatto una lista di possibili polarità, ce ne sarebbero altre infinite da fare solo per far capire di che cosa stiamo parlando. Ecco, se torni indietro a questo video e riascolti quello che sto dicendo, noterai che un termine della polarità è sempre e comunque percepito o come migliore rispetto all'altro, che quindi è il peggiore, se non addirittura come bene assoluto contrapposto all'altro, che è appunto sarebbe il male assoluto. Non è un dettaglio insignificante. Infatti, questo è quello che io chiamo pensiero delle divisioni o delle separazioni, per usare parole semplici, oppure dualismo oppositivo, pensiero dicotomico. Si tratta di questa cosa che sto spiegando anche a te adesso. A noi sembra la grande conquista occidentale, il modo più evoluto di approcciare le cose. In realtà, come la prendi se ti dico che esistono civiltà al mondo che non hanno mai adottato questo tipo di logica e che vanno benone? Cosette del tipo che non esiste molto residua la violenza all'interno del loro gruppo umano, che non esiste la violenza tra i generi, che non esiste lo stupro?
Come mai questa cosa? Come lo associo? Questo, il dualismo positivo, è esattamente una forma mentis, quindi un modo di organizzare le idee che è fatto per giustificare e confermare lo scontro perpetuo. È il pensiero della guerra, se volessimo semplificare. Quindi tutte le volte che noi utilizziamo questa logica per cercare di cambiare qualcosa che noi percepiamo in questa logica qui, va da sé che ripetiamo esattamente lo stesso schema. Ma come si può fare? Una caratteristica tipica di questo modo di pensare è la difficoltà nel riuscire ad andarci oltre. Com'è possibile? Ci siamo così tanto allenati a vedere le cose in questo modo, che proprio non riusciamo ad afferrare come possa esserci un altro mondo oltre. Ci sembra che questo sia il motore dell'universo. In realtà è vero, ma il motore dell'universo basato su questo modo di vedere le cose è un motore basato sulla guerra e sullo scontro. C'è dell'altro, c'è un'altra possibilità. In questo caso le possibilità diventano soltanto due. Quindi o sono bianco, e se non sono bianco, l'altro da me è il mio opposto. Lo ripeto perché è fondamentale. Il diverso in questo schema di pensiero è considerato sinonimo di opposto. Quindi significa, attenzione, che nel nostro modo di percepire la realtà, che vuol dire la nostra stessa identità, la nostra relazione tra esseri umani e anche tra noi e il mondo, tra noi e la natura, è compresa in questo tipo di pensiero. Quello che non sono io è il contrario di me. Non si riesce a concepire una forma di opposto che non sia organizzabile in questa logica, perché permea tutto quello che vediamo. Attenzione, non è il mondo essere dualista, lo è il nostro sguardo. E ora provo a dartene una dimostrazione. Come può esistere un altro modo di pensare, dunque? Proviamo a fare lo sforzo di immaginare che non c'è solo questa linearità dove il progredire si sposta come un pendolo da un polo all'altro. C'è un altro modo di concepire le cose ed è attraverso l'immagine del cerchio piuttosto che quella della linea. Ricordi i due poli di prima, quello diciamo nero e quello bianco? Li abbiamo posti in un'altra posizione, concependo una circolarità che però, attenzione, rispetto all'altra figura che è statica e quindi ognuno di questi poli è costellato di caratteristiche, quelle che ho detto prima, che coincidono anche tra loro, perché siamo riusciti a fare comunque una tabellina di corrispondenze. È il pensiero che ha portato a credere che la donna sia solo buio, che la donna sia solo lunare, che la donna sia solo intuitiva, perché la donna è stata messa in questa categoria di pensiero qui, contrapposto a un uomo che è soltanto solare, che è soltanto forte, che è soltanto razionale, perché questo pensiero ragiona per compartimenti stagni, è un sistema classificatore del mondo che non è alla pari, è comunque gerarchico per la qualità di relazione di cui abbiamo parlato prima e comunque molto rigido. Qui succede qualcosa di differente. Qua non è più statico, dobbiamo fare lo sforzo di immaginare di poter in qualche modo ragionare in movimento. Questo è un movimento perpetuo, dove prendiamo ad esempio la luce e il buio, la luce che è stata abbinata nell'altro pensiero al bene e il buio al male. Qui questo tipo di attribuzione morale perde di senso. Perché? Perché la luce somma e il buio sommo non sono altro che due piccole frazioni di secondo, un istante di un movimento continuo. E questo ci fa capire che somma luce e somma buio, che qui invece sono le uniche due possibilità, o è luce o è buio, da quest'altra parte invece non sono altro che due astrazioni. Un mettere il tasto pausa in un movimento continuo che non prevede soltanto queste due possibilità, ma anche tutte le possibilità intermedie che, se potessi colorare, cosa con questo pennarello non posso sfumare, però spero di rendere comunque l'idea, suonerebbe più o meno così. Quindi ci sarebbe un passaggio sfumato, lento e graduale da una cosa
all'altra. Ne vogliamo un esempio? Abbiamo contrapposto il giorno alla notte. Abbiamo creduto che il principio luminoso fosse una cosa statica ed equivalente a una serie di caratteristiche e che per dualismo oppositivo il buio rappresentasse l'opposto, ok? Ma è davvero così? Davvero non riusciamo a vedere con la nostra esperienza, se guardiamo fuori dalla nostra finestra, che non c'è un buio e una luce che si attivano come se accendessimo l'interruttore della luce domestica? Quindi on, acceso, off, spento, on, luce, off, buio. È un trascorrere graduale. Vogliamo vederlo insieme questo? Allora partiamo da quello che c'è più semplice capire. Il massimo della luminosità in scala giornaliera è il sole del mezzogiorno. Ma il sole del mezzogiorno che succede? Seguendo il nostro ciclo, la parabola discende. Ci sarà il sole del pomeriggio fino al sole del tramonto. Possiamo mettere qua la linea dell'orizzonte. Il sole tramonta e poi continua il suo ciclo fino al massimo, il culmine della notte, che anche qua non è che un istante, perché il sole non si ferma, continua la sua ideale parabola sotterranea, e questo è il mito, l'immagine simbolo del sole infero che c'è in tutte le cosmogonie. E poi sale nuovamente, si avvicina. Qui abbiamo il cielo che fa i primi bagliori, si avvicina l'alba. Con l'alba il sole spunta fuori con la sua peculiare luminosità. Qui la notte e il giorno si mescolano per poi salire nella parabola ascendente e ricominciare dal punto da cui siamo partiti. Noi possiamo mettere il tasto pausa in ogni settore di questa ciclicità e noi possiamo studiarle, astrarle ognuno di queste parti, ma è già evidente che in questa contestualizzazione viene meno la rigidità di quest'altro sistema. Torniamo a noi. Questa logica ha delle implicazioni fondamentali. Il primo è l'introduzione del concetto di liminalità, che possiamo dire l'alba e il tramonto, nell'esempio che abbiamo fatto del susseguirsi delle fasi del ciclo solare giornaliero in scala annuale, ad esempio, perché ogni ciclicità ha le stesse tappe, solo con un ritmo differente. Nella scala annuale sono i 2 equinozi, il momento in cui c'è l'equilibrio tra la luce e il buio, tante ore di luce, quante ore di buio. Uno va verso l'aumento e l'altro va verso la diminuzione. Ma la ciclicità, questa figura del cerchio, la implicazione principale che subito si percepisce non solo quando la concepisci razionalmente, intellettualmente, ma quando la metti in pratica, perché sta qua la differenza, non dimentichiamo che noi veniamo da un sistema di organizzazione della conoscenza che ha diviso anche teoria da pratica e dove la pratica era un pochettino quello che doveva confermare la teoria. Qui è qualcosa ancora di diverso. Qui il cerchio presuppone che non ci sia separazione. La separazione qui invece è netta. Ciò che appartiene alla sfera del buio appartiene alla sfera del buio, quello che appartiene alla sfera della luce appartiene alla luce. Qui non è così. Questo presuppone che ci sia un corpus unico che tiene collegato tutte queste sfere, tutte queste fasi, inscindibile. Questo significa che il buio non è più nemico della luce. Lo capiamo? L'implicazione massiccia che ha quest'altro tipo di ragionamento, che è la base di tutto il mio lavoro, sia nella teosofia, sia nella spiritualità radicata. Questa è la base per comprendere la spiritualità della Dea, ad esempio. Se noi cerchiamo di parlare di Dea in questa logica qui, finiremo per mettere la Dea da una parte per cercare un uguale contrario dell'altra, che in questo caso spesso nelle correnti dualiste è il Dio. Quindi un femminile contro un maschile. Qui non è più così. Un'altra implicazione, ricordiamo, dall'altra parte parlavamo del diverso, che siccome non ci sono altre possibilità è per forza il mio opposto. Guardiamo invece qui. Questo non è forse diverso da questo?
Non è forse diverso da questo? Non è forse diverso da questo? E non è forse diverso da questo? Qui abbiamo la possibilità di un diverso che però non è più il mio opposto. E mancando la logica di scontro e mancando la concezione di un diverso come opposto, viene a decadere il pensiero della guerra. Ecco che ogni fase è parte di un intero e quindi ogni differenza rimanda a un senso di percezione più ampia. Questo è una visione che verosimilmente era delle culture preistoriche, delle nostre antenate e dei nostri antenati, che non era l'ingenuità che abbiamo creduto noi, l'abbiamo creduto perché abbiamo letto tutto quello che pensavamo venisse dalla loro cultura secondo questa logica, dove se noi eravamo questi, allora loro dovevano essere quelli. Qui no, abbiamo totalmente un altro sistema di organizzazione del pensiero. Il motore dell'universo qui è un rapporto erotico, amore, il famoso amore che si parla in tutte le tradizioni, essere, permeare l'universo, essere il suo motore. Qui non può trovare spazio, perché anche se noi vogliamo credere che queste due parti si possano mettere insieme e in qualche modo vedere una relazione di coppia d'amore, resta sempre l'implicito tornerà sempre, non è possibile, proprio perché nel modo in cui lo organizziamo sarà sempre una relazione di scontro per il fatto che lo riteniamo opposto. Qui anche c'è la possibilità di avere un opposto e notiamo come se ne parla nel lessico abituale, parliamo di diametralmente opposto e il diametro è una caratteristica nel cerchio, non di questa figura qua, ma di questa sì. Questo è un tipo di pensiero che non voglio più definire olistico come avevo fatto all'inizio, perché il mondo dell'olismo adesso ha qualche piccola difficoltà e non voglio che venga confuso. Lo chiamo pensiero multipolare, lo chiamo pensiero inclusivo, lo chiamo pensiero circolare. Comprendere la differenza tra i due, comprendere dove applichiamo il dualismo positivo, vedere che lo mettiamo dappertutto e invece iniziare ad applicare gradualmente, a sostituire il nostro sguardo con questo sistema, apre la mente, apre la testa. E ora vorrei chiederti una cosa, di lasciarmi nei commenti uno, massimo due, perché voglio proprio vedere tra tutti coloro che vedono questo video, che spero che sia condiviso ovunque, sulle chat, sui social, perché sarà questa la rivoluzione. Finché noi organizziamo le idee su questo sistema, noi produrremo questo sistema. No, proviamo a dare degli esempi nei commenti di dove scorgete l'applicazione di questo pensiero. Questo è anche il pensiero della polarizzazione. Sulla mia pagina ho parlato di polarizzazione e siccome siamo in un periodo estremamente polarizzato, qualcuno mi ha detto ogni idea è una polarizzazione per sua natura, se tu non ti polarizzi non hai un'opinione. No, attenzione, si pensa così se si usa questo sistema. Nel momento in cui io applico questo posso avere un'opinione ma non farmi polarizzare. Questa è l'opinione polarizzata. Questa è l'opinione e la posizione nel mondo che può esserci senza polarizzazione. Questo è un demone che si nutre. Vi do ancora questo piccolo passaggio. Non importa se io sono nei neri o nei bianchi, per parlare per astrazioni, così nessuno si offende. Nel momento in cui io mi identifico in una delle due parti, all'interno di questa qualità di relazione, io mi sto polarizzando. Il sistema non è quello che vuol far vincere il nero o quello che vuol far vincere il bianco, attenzione! Tutto quello che sto leggendo nei social di tentativo di risoluzione del problema viene organizzato così. Quindi l'oscurità che vorrebbe imporsi sul mondo, ognuna delle parti ritiene di essere la luce
e ognuna delle parti ritiene che la parte ostile sia l'oscurità. Il demone però, demone tra virgolette perché questa è una parola nobile che è stata storpiata, usiamolo secondo l'accezione comune. Il demone non è il nero, il demone è tutto il sistema. Al sistema non gliene frega niente se tu ti identifichi nei neri o se tu ti identifichi nei bianchi. Al sistema gliene frega che tu gli dai da mangiare con lo scontro perpetuo. Come è che smetto di nutrire quel demone? Cambiando logica. E questo è tutto il mio lavoro che ti invito a seguire. Se ti piace iscriviti al canale, resta con me, ti assicuro che praticamente ogni video spiegherà come andare nel concreto e mollare questa logica per applicare questa. Aspetto che mi scrivi nei commenti dove vedi il dualismo positivo nella realtà attorno a te e ti aspetto tra gli iscritti del mio canale. Sono Laura Ghianda, a presto, ciao!